Ma non potevo certo immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei incontrato da uomo libero. Dopo la pubblicazione di Collateral Murder e dei file sulla guerra in Afghanistan, infatti, nulla fu più come prima nella vita di Assange. Della sua organizzazione e della sua fonte più celebre, la giovane soldatessa Chelsea Manning, allora Bradley, immediatamente arrestata, trattata in modo inumano per 9 mesi e condannata a 35 anni di prigione. La sua colpa? Avere agito secondo coscienza e aver passato a Wikileaks quello stesso video 91.920 file sulla guerra in Afghanistan the most detailed description of war to have ever been published. E 391.832 su quella in Iraq, that had been kept secret from the public. 251.281 cablogrammi della diplomazia americana. The United States strongly condemns the illegal disclosure of classified information. Later that year, WikiLeaks released over 250,000 secret US diplomatic cables about every country in the world. Cablegate exposed wrongdoing on every continent. E 779 schede dei detenuti di Guantanamo. Documenti segreti che Wikileaks ha pubblicato in collaborazione con decine di giornali in tutto il mondo e che rivelano il vero volto della cosiddetta guerra al terrorismo e della diplomazia USA tra violazioni dei diritti umani, crimini di guerra, pressioni e trattative riservate. Neppure 3 settimane dopo l'inizio della pubblicazione dei documenti sull'Afghanistan, Assange stesso finì in uno scandalo sessuale ad oggi mai chiarito. 2 giovani donne svedesi lo accusavano di aver avuto rapporti sessuali sì consensuali, ma non protetti. Assange non avrebbe usato il preservativo, pur su richiesta delle 2 partner. E per la legge svedese questo comportamento si può configurare come stupro, seppure una fattispecie minore del reato. Le accuse furono inizialmente derubricate a molestie, poi il caso fu riaperto come stupro e proprio il giorno del nostro appuntamento a Berlino, nel settembre del 2010, Assange ricevette la notizia che il procuratore svedese intendeva arrestarlo per interrogarlo. Vogliono interrogarmi, perché non l'hanno fatto prima, visto che sono stato in Svezia per 6 settimane? Disse al telefono a quello che era allora il suo avvocato svedese proprio durante il nostro incontro. Il procuratore temeva che il fondatore di Wikileaks volesse sottrarsi alla giustizia. Eppure Assange era stato a disposizione dei magistrati per settimane senza che nessuno lo sentisse. Ma l'ordine di arresto della Svezia e la furia del Pentagono non riuscirono a fermare né lui né la sua organizzazione. La pubblicazione dei cablogrammi innescò un pesantissimo scontro con il governo degli Stati Uniti. Casa Bianca e Dipartimento di Stato condannarono duramente la diffusione di quei documenti. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community, the alliances and partnerships, the conversations and negotiations that safeguard global security and advance economic prosperity. Il vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, arrivò a bollare Assange come terrorista high-tech. I falchi della politica americana dichiararono pubblicamente che andava braccato come un operativo di Al-Qaeda. Terrorism, which leads to people getting killed, is terrorism. And Julian Assange is engaged in terrorism. He should be treated as an enemy combatant. WikiLeaks should be closed down permanently and decisively. E che bisognava eliminare illegalmente quel figlio di puttana. It's pretty simple. We got special ops forces. I mean, a dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonist, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be
And I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, we want to do it, illegally shoot the son of a... How is it? How is it that the WikiLeaks guy remains free? You know, back in the old days when men were men and countries were countries, this guy would die of lead poisoning from a bullet in the brain, and nobody would know who put it there. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. I think the man is a high-tech terrorist, and I think he needs to be prosecuted to the fullest extent of the law, and if that becomes a problem, we need to change the law. Alla furia seguì anche un devastante blocco bancario stragiudiziale. Dalla sera alla mattina, senza alcuna motivazione legale, tutti i più grandi colossi del credito, Visa, Mastercard, PayPal, Western Union, Bank of America, chiusero i rubinetti delle donazioni, impedendo ai sostenitori di WikiLeaks di poter donare quel denaro indispensabile per la sopravvivenza dell'organizzazione. Poteva andare peggio? Sì, e ci andò. 4 giorni dopo l'inizio della pubblicazione dei cablogrammi, Assange finì sulla lista dell'Interpol come ricercato per stupro dalla Svezia. Il 7 dicembre 2010 il fondatore di WikiLeaks si consegnò alla polizia di Londra, che lo arrestò su ordine dei magistrati di Stoccolma. Dopo un breve periodo in isolamento, il 16 dicembre gli vennero concessi gli arresti domiciliari, con un braccialetto elettronico intorno alla caviglia che ne controllava ogni movimento. Il prépare sa bataille contre son extradition vers la Suède et potentiellement vers les États-Unis. Il y a une volonté claire et c'est de notoriété publique de vouloir m'extrader. J'ai vu des déclarations publiques dans le New York Times faites par des responsables disant qu'ils voulaient que Bradley Manning avoue s'être lancé dans une espèce de complot d'espionnage avec moi. Alla fine, nel giugno del 2012, dopo 1 anno e mezzo di detenzione arbitraria agli arresti domiciliari e dopo aver esaurito ogni opzione legale per opporsi all'estradizione in Svezia, Assange si rifugiò nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, chiedendo asilo politico che prontamente ha ricevuto, perché il governo di Quito, grazie all'allora presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, aveva ritenuto fondato il rischio che potesse finire estradato ed incriminato negli Stati Uniti. The judicial evidence shows clearly that if extradited to the U.S., Mr. Assange will not have a fair trial and will be tried by a special or even military court, and a cruel treatment will be applied and he may be sentenced to life in prison or death. Ed è da allora che Julian Assange ha vissuto confinato nell'ambasciata fino al momento del suo arresto. E qui è bene sospendere un attimo il racconto di Stefania per tornare al presente. Quanto fossero realistici i sospetti di Assange sulla volontà di estradarlo negli Stati Uniti, lo abbiamo saputo con certezza solo dopo il suo arresto, avvenuto nell'aprile 2019. Più che un arresto sarebbe corretto definirlo un illecito, nel quale sono stati violati così tanti codici a tutela del diritto, anche internazionale, da far sorgere un interrogativo kafkiano. Può la legge violare la legge? Inoltre, solo dopo il vergognoso prelievo dall'ambasciata, solo dopo una preparazione accuratissima, dispendiosa e segreta, durata 10 anni di indagini su chiunque contattasse Assange, gli Stati Uniti hanno gettato la maschera e resa finalmente pubblica la richiesta di estradizione. È importante capire il motivo per cui, per 10 lunghi anni, lo hanno tenuto nascosto.
Infatti, l'inchiesta svedese si è oggi rivelata per quello che era fin dal principio, uno stratagemma per estradare Assange negli Stati Uniti. Chiusa una prima volta, già nel 2010, appena 5 giorni dopo che era stata aperta dalla procuratrice capo di Stoccolma, Eva Finné, che aveva concluso: la condotta descritta dalla donna non ha rivelato alcun reato. Riaperta per motivi puramente politici una candidatura alle elezioni e con una decisione presa in violazione della normativa vigente, l'inchiesta era stata archiviata nuovamente una seconda volta il 19 maggio del 2017, dopo che la Svezia per 7 anni aveva mantenuto l'indagine alla fase preliminare, senza incriminare né scagionare Assange una volta per tutte. Ma perché questa paralisi? Che cosa aveva provocato quello stallo? Domstolen beslöt den 24 februari 2011 On the 24th of February 2011, it was decided by that court that Julian Assange should be transferred. La responsabile è stata proprio la procura inglese. Infatti è emerso, grazie a prove inconfutabili e francamente imbarazzanti per un organo di legge come il Crown Prosecution Service di Sua Maestà, che la Gran Bretagna ha lavorato duramente per forzare l'estradizione di Assange in Svezia, chiedendo con insistenza alla procura svedese di pretendere l'estradizione di Assange solo per un semplice interrogatorio, quando la prassi in questi casi è sempre stata quella di andare nel paese dell'indagato per interrogarlo. Come infatti poi, solo nel 2017, la Svezia è stata costretta a fare, sia perché sbugiardata dalla sua corrispondenza con la Gran Bretagna, sia per la non proporzionalità tra un investimento durato 7 anni di indagini e l'ipotetico reato, che ribadiamo consisteva nel non aver sostituito un preservativo rotto. Preservativo prodotto poi come prova dalla presunta vittima, e su cui però non era presente nemmeno una minuscola traccia di DNA, non solo di Assange, ma neppure della donna stessa. Dalla corrispondenza Svezia-Gran Bretagna che Stefania Maurizi era riuscita ad ottenere appellandosi al Freedom of Information Act, è emersa la dura realtà. Non crediate che questo sia un caso di estradizione come tutti gli altri, aveva scritto il Crown Prosecution Service, violando persino il basilare principio giuridico a fondamento di ogni giustizia, l'uguaglianza di fronte alla legge. 2010-2020, 10 anni trascorsi a mentire all'opinione pubblica, negando l'esistenza di una richiesta di estradizione in USA, accusando Assange di ridicole paranoie nel sospettarlo, garantendo di non aver nessun secondo fine se non quello di assistere alla giustizia svedese, garantendo che Assange non avrebbe mai potuto correre il rischio della pena di morte. Come cancellare il sospetto che si tratti di cospirazioni tra procure, di una vera e propria lawfare, guerra giudiziario-mediatica? La amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si el Ecuador no entrega a Julian Assange. Lawfare che ha costretto Assange ad un limbo legale, un pantano giudiziario diplomatico definito tortura dal relatore speciale delle Nazioni Unite Nils Melzer. Sulla base di un'attenta valutazione delle prove disponibili ho scoperto che il Regno Unito aveva contribuito in modo decisivo a produrre i sintomi medici osservati, in particolare attraverso la sua partecipazione, nel corso di quasi un decennio, al confinamento arbitrario di Assange, alla sua persecuzione giudiziaria, così come al suo sostenuto e sfrenato pubblico mobbing, intimidazione e diffamazione, ha osservato Melzer. 2 esperti medici consultati da Melzer nel corso delle sue indagini e delle visite ad Assange hanno stabilito che vi era un ragionevole motivo di credere che i funzionari del Regno Unito fossero responsabili del contributo alla tortura psicologica contro Assange. La Convenzione contro la tortura obbliga il governo del Regno Unito a condurre un'indagine tempestiva e imparziale sulle accuse di Melzer, ma non è stato fatto nulla, e anche se il governo non ha la discrezione politica di rifiutare semplicemente le conclusioni di Melzer, è proprio quello che è accaduto.
You can talk. Talk. Ormai è impossibile cancellare questo sospetto che l'intenzione occulta fosse quella di portare Assange in Svezia, perché l'estradizione verso gli Stati Uniti sarebbe stata ben più facile che non dall'Inghilterra. Gli accordi di estradizione Inghilterra-USA, infatti, non consentono di estradare una persona per accuse di natura politica, come lo sono le accuse contro Assange. Né se un imputato corre il rischio di subire la pena di morte, come nel caso di Assange. Oltre alle richieste pubbliche di assassinarlo illegalmente, avanzate in diretta TV dall'establishment americano, è anche filtrata l'intenzione del Dipartimento di Giustizia degli USA di cambiare surrettiziamente l'accusa per ottenere la pena di morte, una volta ottenuta l'estradizione, però. Nel 2017, dopo l'interrogatorio a Londra, l'indagine svedese fu chiusa per la seconda volta e poi nuovamente riaperta per la terza su richiesta di un avvocato svedese, Claes Borgström. L'avvocato Borgström è socio dello stesso studio legale di Thomas Bodström, l'ex ministro svedese della giustizia implicato nei peggiori casi di estradizione nelle carceri segrete della CIA, secondo quanto riferito da Aymeric Monville, membro del comitato Wikijustice. In particolare, l'ex ministro prese parte nel 2001 al caso di consegna illegale da parte della CIA e di tortura dei due cittadini egiziani, Agizza e Al-Zeri. Dopo 10 anni questa ridicola inchiesta è stata chiusa per la terza volta, probabilmente con lo scopo, in realtà, di evitare una possibile concorrenza tra richieste di estradizione in corso. Come avrebbero risolto i tribunali britannici la difficoltà di dover scegliere tra Stati Uniti e Svezia? Ora non dovranno più porsi il problema. Archiviata per la terza volta ma non ultima, ha avvisato la vice procuratrice generale Eva Maria Persson. Ho convocato questa conferenza stampa per informarvi della mia decisione di chiudere l'indagine preliminare senza darle seguito. Tutti gli atti sono stati compiuti ma senza apportare le prove necessarie per una condanna, ha riferito la vice procuratrice generale svedese. Nessun osservatore obiettivo può sfuggire alla conclusione che i debiti diritti processuali di Assange siano stati gravemente, coerentemente, deliberatamente violati in ogni fase di ogni procedimento giudiziario condotto contro di lui e in tutte le giurisdizioni coinvolte, ha affermato Meltzer. L'elenco delle violazioni dei diritti processuali, come osservato da Meltzer, comprende l'ostruzione dei suoi diritti durante i procedimenti svedesi, conflitti di interesse e palese pregiudizio da parte dei magistrati giudiziari, condanna arbitraria e detenzione gravemente sproporzionata per aver violato la libertà su cauzione nel Regno Unito, cercando e ricevendo asilo diplomatico dalla persecuzione politica di un altro Stato membro delle Nazioni Unite e infine ostruzione al suo accesso a consulenti legali, documenti e altre strutture che lo ha privato del suo diritto ad un'adeguata difesa. Palesi ingiustizie che si vanno a sommare a tutte le altre sempre più grottesche di questa vicenda e che fanno riflettere sulle parole di Assange. Se denunciare un crimine diventa un crimine, allora siamo governati da criminali. Accerchiato, ridotto a una vita da recluso, senza neppure l'ora d'aria che spetta perfino ai carcerati. Stritolato dal blocco bancario stragiudiziale che ha richiesto una battaglia legale durata anni, Julian Assange e la sua organizzazione sono stati dati troppe volte per finiti e invece non solo Wikileaks è sopravvissuta, ma ha continuato a pubblicare documenti riservati importanti come i file sul regime siriano, emails published in the Syria files, including the emails of its head of state Bashar al-Assad. WikiLeaks
revealed the true nature of the Syrian elite. The Syria files also shed light on how Western companies profited from Syria by breaching sanctions. O quelli sulle aziende di sorveglianza elettronica. WikiLeaks begins its release of emails documenting the private lives and private lies of private spies. WikiLeaks revealed the inner workings of private intelligence company Stratfor that provides advice to US government agencies, arms companies, and Dow Chemical, who hired Stratfor to spy on the victims of the largest chemical disaster in history caused by their plant in Bhopal, India. Sui trattati commerciali Trans-Pacific Partnership e TISA. The three big T's, which are being negotiated in secret. The three big T's are big businesses' new strategy to bypass the World Trade Organization and ensure that they get to set the international rules of what other countries can and cannot do. E quanto si sbagliassero coloro che davano Assange e la sua organizzazione per finiti si è visto nel giugno 2013, quando WikiLeaks ha inviato a Hong Kong la sua giornalista d'inchiesta, Sarah Harrison, per aiutare Edward Snowden, il contractor americano che ha avuto il coraggio di rivelare i programmi di sorveglianza di massa della più potente agenzia di spionaggio al mondo, la NSA. Non è un'esagerazione dire che senza l'intervento di WikiLeaks, Snowden sarebbe finito, nella migliore delle ipotesi, in quell'inferno speciale che sono le prigioni di massima sicurezza americane. Dalla sua stanza di 20 metri quadri nell'ambasciata dell'Ecuador, Assange ha anche prodotto importanti analisi sulla sorveglianza elettronica e sul ruolo determinante dei giganti della rete come Google e Facebook nel renderla ubiqua e anche implacabile. Quando Google ha incontrato WikiLeaks, è il racconto di un incontro di intelligenze ed esistenze agli antipodi tra di loro, come agli antipodi sono le due visioni del futuro di Internet che ne escono. Per Assange il potere liberatorio della rete risiede nella sua libertà. Per Schmidt, invece, l'emancipazione di Internet coincide con gli obiettivi della politica estera americana. Oggi che il modello spionistico dei giganti high-tech sta cominciando ad essere sempre meno scuro, al punto da essere finalmente messo in discussione dalla politica, I have an iPhone, and if I move from here and go over there and sit with my Democrat friends, which will make them real nervous, does Google track my movement? Does Google, through this phone, know that I have moved here and moved over to the left? It's either yes or no. Not by default. There may be a Google service which you've opted into use, and if... So Google knows that I am moving over there. It's not a trick question. You know, you make $100 million a year, you ought to be able to answer that question. Does Google know, through this phone, that I am moving over there and sit next to Mr. Johnson, which would make him real nervous? It's his question. It's yes or no. I wouldn't be able to answer without looking at... You can't say yes or no. Without knowing more details, sir. If I walk over there and sit next to Mr. Johnson and carry my phone, does Google know that I was sitting here and then I moved over there? You're welcome anytime, Judge. Yes or no? I genuinely don't know without knowing I'm what shocked services... you don't know. I think Google obviously does.
dalle associazioni sindacali. As you can see from this map, Google has over 70 offices in 50 countries. Today, there were walkouts in about 47 locations. Let's take a look at some of the scenes from other cities. This is New York City, where thousands of employees marched through Manhattan and gathered at a park along the Hudson River for speeches. And this is Cambridge, Massachusetts. Hundreds there streamed out of their Kendall Square office to protest. In London, many Googlers stayed indoors to share their stories, but some employees braved the wet weather to demand a change in their corporate culture. A few other snapshots from around the world. This is Zurich, Switzerland, and this is the scene in Dublin, Ireland, where hundreds of employees walked out united in protest. And unity is something Google leaders will have to restore with their 94,000 employees all around the world. E dall'Accademia we have, under the auspices of private capital, these companies, corporations, private entities who have amassed asymmetries of knowledge that are not comparable to anything else that we can see anywhere in human history. It's information about us, but not for us. They know everything about us. We know almost nothing about them, including how they're surveilling us and what they're taking from us. They're celebrating the fact that they can find all kinds of behavioral surplus online without users ever knowing about it. That their methods never trigger the attention or the knowledge of users. There's just simply no other way for this economic process to work without surveillance. Because we know that when you actually disclose these operations to folks, nobody wants to be part of this. When people learn about these kinds of operations, their first reaction is, how do I protect myself? How do I hide from this? Al punto da essere finalmente indagato. E apertamente denunciato come crimine contro l'umanità. Oggi diventa sempre più evidente come, già a partire dal 2011, uno dei pochi uomini che aveva compreso gli obiettivi e le conseguenze del modello di business spionistico di Google e anche degli altri giganti high tech fosse proprio Julian Assange, che ammoniva: se il futuro di Internet sarà Google, allora questo dovrebbe preoccupare chiunque nel mondo. Negli ultimi 15 anni Google è cresciuto dentro Internet come un parassita. Navigazione Internet, social network, mappe, satelliti, droni. Google è dentro il nostro telefono, sul nostro desktop, sta invadendo ogni aspetto delle nostre vite, sia le relazioni personali che commerciali. A questo punto Google ha un potere reale su chiunque usi Internet, ovvero praticamente chiunque nel mondo contemporaneo. Nel diventare sempre più grande, Google è diventato anche malvagio.
Spiego nel mio libro che ormai è allineato con la politica estera americana. Questo significa, per esempio, che Google può intervenire nell'interesse degli Stati Uniti, può finire per compromettere la privacy di miliardi di persone, può usare il potere della pubblicità a scopi di propaganda. Paesi come Russia e Cina, e questo si può constatare leggendo i cablogrammi della diplomazia USA che noi abbiamo rilasciato, guardavano già a Google come a una mano degli Stati Uniti fin dal lontano 2009. Purtroppo la loro soluzione, della Russia e della Cina, è di creare dei monopoli locali. Google succhia i dati personali di ogni singola persona, sta costruendo uno sterminato bacino di informazioni che è di grande interesse per il governo americano. Di conseguenza il governo è entrato in relazione con Google per accedere al suo database. E Google non cambierà mai il suo modo di operare perché il suo business model è raccogliere più dati possibili sulle persone con ogni mezzo e centralizzare quei dati per trovare tutte le relazioni così da elaborare poi un modello di previsione dei comportamenti futuri, i nostri comportamenti, per la pubblicità mirata, cosa pensiamo, cosa compriamo, cosa votiamo, quasi esattamente quello che fa la NSA. WikiLeaks revealed the US National Security Agency's spying on world leaders, including Chancellor Angela Merkel of Germany and the UN Secretary General Ban Ki-moon, the last 3 French presidents and President Berlusconi of Italy. Ho un ricordo vivido di Ellingham Hall, conclude Stefania, che sembrava uscita da una storia di Rudyard Kipling, il verde intenso del parco, una teca di vetro vecchia di oltre un secolo che ingabbia una maestosa tigre imbalsamata, uno degli avi del proprietario, proprio una stirpe di soldati e messaggeri al servizio della regina, le tele con i ritratti degli antenati che sembravano guardare con occhi severi al pandemonio di computer ammassati dallo staff di Julian Assange nella sala al piano terra con la grande vetrata. È uno dei posti in cui ho incontrato il fondatore di WikiLeaks quando ormai viveva già da confinato. Assange non parlava di questioni importanti all'interno di quella dimora perché temeva che fosse imbottita di microfoni. Io ricordo una lunga passeggiata nel parco e altri ingegnosi accorgimenti per comunicare minimizzando il rischio. È una delle ironie dell'incredibile storia di WikiLeaks che l'incontro al centro di questo libro tra Julian Assange e i signori di Google sia avvenuto proprio a Ellingham Hall. Il talento e la determinazione del fondatore di WikiLeaks ci riserveranno altre ironie e altre sorprese. Perché Julian Assange abbia scelto di usare tanta determinazione e talento proprio nell'imbarcarsi in un'impresa rischiosa come WikiLeaks, anziché far soldi creando un'impresa high-tech nella Silicon Valley, lo ha spiegato efficacemente ai reporter del settimanale tedesco Der Spiegel. Si vive una volta sola, quindi siamo obbligati a fare buon uso del tempo che abbiamo e fare qualcosa che sia significativo, che sia soddisfacente. E questo è qualcosa che io considero significativo e soddisfacente. È il mio temperamento. Mi piace creare sistemi su larga scala, mi piace aiutare le persone vulnerabili, mi piace fare a pezzi i bastardi.